Essere o avere? Questo è uno dei dubbi più comuni tra chi studia l'italiano. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Restate là perché in questo video scoprirete una volta per tutte quando utilizzare l'ausiliare essere in italiano e quando invece utilizzare l'ausiliare avere. Ma vediamo prima come sarà strutturato questo video. Innanzitutto vedremo tutti i casi in cui dovete utilizzare l'ausiliare essere in italiano. Con quali verbi? Vedremo ovviamente tantissimi esempi. Successivamente scopriremo invece quando utilizzare l'ausiliare avere e come sempre faremo poi un esercizio di ripasso per vedere quanto avete appreso da questa lezione. I tempi composti dei verbi, come il passato prossimo, il trapassato, il futuro anteriore e così via, si formano con ausiliare più participio passato del verbo. In italiano, però, ci sono due ausiliari, essere e avere. E qui sorgono i problemi. Come faccio a sapere se il verbo che devo usare richiede l'ausiliare essere o l'ausiliare avere? Cominciamo con i casi in cui si deve utilizzare l'ausiliare essere. A questo proposito c'è una bella immagine che si vede spesso e probabilmente anche voi conoscete già, che è la cosiddetta casa di essere, che riassume un po' tutti i casi di verbi che richiedono l'ausiliare essere. Anche io ho realizzato la versione di Lernamo di questa immagine e ve la lascio alla fine del video. Ma torniamo a noi. In quali casi si usa l'ausiliare essere? Prima di tutto lo utilizziamo con i verbi di movimento e questo lo avrete sentito ovunque. Ma cosa significa verbo di movimento in questo caso? Sono tutti quei verbi che indicano un movimento da un luogo A a un luogo B, inteso come destinazione. Ad esempio, andare in un certo luogo, venire, tornare, partire. Sono tutti verbi che in qualche modo implicano lasciare un luogo per recarsi in un altro, la nostra destinazione. Vediamo degli esempi e mi raccomando, tenete a mente che quando si utilizza l'ausiliare essere con un verbo, bisogna concordare il participio passato in genere e numero con il soggetto. Ad esempio, io sono andata al supermercato stamattina.
Io, soggetto femminile, sono andata al supermercato. Paolo è tornato dal suo viaggio ieri. È tornato Paolo, maschile. Noi siamo partiti per Parigi un anno fa. Siamo partiti, plurale, maschile, perché parlo di noi, molte persone. Le tue sorelle sono venute a casa mia ieri. Venute, plurale, femminile. Perciò tenete a mente che si tratta di verbi con una destinazione. Infatti, molto spesso ricevo domande come: ma Graziana, ballare è un verbo che implica movimento. Perché non richiede essere? Questa è la ragione, perché ballare, è vero, significa che mi sto muovendo, ma non mi sto recando in nessun luogo. Non ho una destinazione. E sì, a proposito di questi verbi, anche il verbo cadere richiede l'ausiliare essere, perché in qualche modo il suolo, la terra, è la mia destinazione. Piccola parentesi. Altra categoria di verbi che richiede l'ausiliare essere sono i verbi di permanenza. Cosa? Verbi di movimento? Abbiamo visto prima e verbi di permanenza? Sì, verbi di permanenza in un certo luogo. Stare, restare, rimanere, che indicano tutti restare in un certo luogo, in un certo stato, in una certa condizione. Ecco perché anche verbi come durare richiedono l'ausiliare essere, perché indicano una permanenza in una certa condizione. Vediamo degli esempi. Ieri sono rimasta a casa tutto il giorno perché dovevo lavorare. Sono rimasta. Luca è stato fermo tutto il tempo perché aveva paura. È stato fermo. Loro sono rimasti dentro perché stava diluviando. Il film è durato troppo. Altra categoria di verbi che richiede l'ausiliare essere sono i verbi che indicano un cambiamento di stato. Quando qualcosa cambia, si trasforma, diventa diverso. Quali sono questi verbi? Nascere, morire, crescere, diventare, invecchiare, dimagrire, ingrassare, impazzire, arrossire, guarire. Sono nata nel 1996. Luca è diventato famoso grazie a quel video. È diventato. Durante la vacanza siamo ingrassati. Adesso dobbiamo metterci a dieta. Siamo ingrassati. Stefano stava molto male, ma per fortuna è guarito. Federico è quasi impazzito con tutte le regole grammaticali italiane. Quasi, perché poi ha scoperto italiano intensivo.
Con un pacchetto di italiano intensivo avete la possibilità di svolgere una serie di ore di lezioni individuali con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. Le lezioni sono online e fatte su misura per voi. Voi potete scegliere cosa fare: esercizi di grammatica, ripasso, conversazione, preparazione di esami. Noi vi daremo il materiale, gli esercizi, i compiti e le correzioni. Voi dovete soltanto farci sapere quando e dove volete svolgere la vostra lezione, anche nel fine settimana. Quindi se volete dare una marcia in più al vostro italiano, visitate questo link. Ve l'ho lasciato anche in descrizione. Credetemi, ne vale la pena e sicuramente alla fine il vostro italiano sarà più naturale e avrete raggiunto una maggiore sicurezza in voi stessi, perché parlerete con persone vere che diventeranno vostri amici, vostri confidenti. Non è finita qua, c'è un'altra categoria di verbi che richiedono l'ausiliare essere e sono i verbi riflessivi. I verbi come svegliarsi, alzarsi, vestirsi, prepararsi, godersi, divertirsi. Tutti i verbi riflessivi formano i tempi composti con l'ausiliare essere in italiano. Mi sono svegliata alle 7 questa mattina. Luca e Sofia si sono sposati l'anno scorso. Vi siete annoiati alla nostra festa? Si sono visti e si sono innamorati immediatamente. Se volete approfondire i verbi riflessivi, ho realizzato un video dedicato proprio a loro che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Se questo video vi sta piacendo, per favore lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci aiuta molto e ci permette di continuare a realizzare video come questo. Ma non è finita qua. Pensate un po', un altro verbo che richiede l'ausiliare essere è essere. Ebbene sì. Quindi, per esempio, sono stata felice per tutto il tempo in cui loro erano qui. Sono stata felice. Avete notato qualcosa di strano? Ebbene sì, il participio passato di essere e di stare è lo stesso, stato. Quindi i tempi composti sia del verbo essere sia del verbo stare sono identici. Ma come facciamo allora, direste voi, a capire se il verbo usato è essere o stare? Dipende dal contesto. Prossima categoria, verbi impersonali, quei verbi che si coniugano solo alla terza persona singolare, come i verbi che indicano fenomeni atmosferici. Nevicare, piovere, grandinare. Parentesi. In questi casi si può anche utilizzare l'ausiliare avere. È considerato corretto, ma meno comune. È piovuto tutto il giorno ieri. Ebbene sì, c'è un'altra categoria ed è quella categoria di verbi che personalmente chiamo dal soggetto particolare.
sono i verbi come piacere, proprio lui, mancare, costare. In questi casi il soggetto è quello che causa una determinata emozione, una determinata condizione a qualcuno. Per esempio, quando dico mi piace la pizza, il soggetto è proprio la pizza, che causa in me l'azione di piacere. Ve ne parlo più nel dettaglio nel video dedicato proprio a questi verbi come piacere, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Ricordate quindi, questi verbi hanno bisogno dell'ausiliare essere. Mi è piaciuta la pizza ieri. Il viaggio ci è costato molto. Voi, lernamici, mi siete mancati tanto. Questi sono tutti i casi in cui l'ausiliare da utilizzare è essere. Perciò, in tutti gli altri casi, potete utilizzare l'ausiliare avere. Poi ci sono quei verbi che possono utilizzare sia l'ausiliare essere sia l'ausiliare avere, ma di quelli ve ne parlerò in un altro video. Vi interessa? Fatemelo sapere nei commenti. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla nostra newsletter per tutte le novità, per gli approfondimenti, la cultura, le curiosità linguistiche e i consigli. Tra l'altro, se vi iscrivete alla newsletter e indicate il vostro livello, riceverete anche una storia divisa in episodi direttamente nella vostra casella di posta, con approfondimenti grammaticali e così via. Avete preso appunti? Perché adesso dobbiamo fare un esercizio di ripasso. Io vi darò una serie di frasi con un verbo all'infinito tra parentesi e voi dovrete coniugare quel verbo tra parentesi al passato prossimo, scegliendo tra l'ausiliare essere e l'ausiliare avere. Paolo, vivere in questo palazzo per 10 anni. Paolo ha vissuto in questo palazzo per 10 anni. Ha vissuto, perché vivere non rientra tra quei verbi che richiedono l'ausiliare essere. Maria e Stefania arrivare in ritardo all'evento. Maria e Stefania sono arrivate in ritardo all'evento. Sono arrivate. Il verbo arrivare richiede l'ausiliare essere, perché è un verbo di movimento con destinazione. Inoltre, il soggetto è Maria e Stefania, due donne, quindi il participio passato concorda con il soggetto in genere e numero. Sono arrivate. Tu e Lorenzo
Ballare tutta la sera in discoteca. Tu e Lorenzo avete ballato tutta la sera in discoteca. Anche se ballare implica un movimento, non è verso una destinazione e quindi richiede l'ausiliare avere. Voi, mai, nuotare nell'oceano. Attenzione qui perché c'è il mai tra le due parole, l'ausiliare e il participio passato. Voi avete mai nuotato nell'oceano? Avete nuotato. Anche nuotare, come ballare, non implica una destinazione e quindi richiede l'ausiliare avere. Stefano, diventare presidente a soli 23 anni. Stefano è diventato presidente a soli 23 anni. È diventato. Diventare implica una trasformazione nello stato di qualcuno o qualcosa e quindi richiede l'ausiliare essere. Ieri pomeriggio noi prendere il treno delle 14:30 per venire da te. Ieri pomeriggio noi abbiamo preso il treno delle 14:30 per venire da te. Prendere non è uno dei verbi che richiede l'ausiliare essere. Non rientra in nessuna categoria. Io e mia sorella rimanere ad aspettarti per 2 ore. Io e mia sorella siamo rimaste ad aspettarti per 2 ore. Rimanere, verbo di stato in luogo, richiede l'ausiliare essere. Se io dico questa frase, io e mia sorella siamo rimaste, perché il soggetto concorderà con noi che siamo 2 donne. Se invece è un uomo a dire questo, la forma corretta sarà siamo rimasti al maschile, plurale. Quando loro svegliarsi, non hanno voluto fare colazione. Quando loro si sono svegliati, non hanno voluto fare colazione. Si sono svegliati. Svegliarsi è un verbo riflessivo che quindi richiede l'ausiliare essere. Come è andato? Quante risposte corrette avete dato? Fatemelo sapere nei commenti. Se invece volete ripassare tutte le regole e leggere più esempi, più approfondimenti, potete passare dal nostro sito web lernamo.com. Per ogni lezione trovate un articolo dettagliato al termine del quale ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete.
Se vi serve qualcosa in particolare, vi basta andare sulla barra di ricerca, digitare le parole chiave e troverete subito l'articolo di grammatica o di cultura italiana di cui avete bisogno. Con questo è tutto. Io vi lascio adesso l'immagine della casa di essere per ripassare quanto appreso in questo video. Vi ricordo che potete fare lezioni individuali online con insegnanti madrelingua grazie a Italiano Intensivo, a questo link. Vi ricordo anche di seguire l'Ernamo su tutti i social per più contenuti e vi aspetto nel prossimo video.